Ciao ragazzi, buongiorno, io sono Riccardo, bentornati nel mio piccolo laboratorio. Oggi farò la recensione e l'unboxing del seghetto della Parkside, modello PSTK A12A1. Questo è un modello con batteria da 12 volt, è la prima volta che esce alla Lidl, quindi è una novità. E il suo costo è di 34,99 €, oggi che è il 15 novembre del 2018, quindi lo troverete quasi sicuramente sempre in questo periodo, perché la Lidl vende i propri prodotti ciclicamente ogni anno, quasi sempre negli stessi periodi, giorno più, giorno meno. E loro lo definiscono seghetto ricaricabile, io lo definirei un seghetto alternativo in realtà. Utilizzano anche spesso per il modello con la batteria da 20 volt, quindi l'X20 V-Team o quella a corrente, la definizione di seghetto a pendolo per via del movimento della lama. Questo invece è direttamente seghetto ricaricabile, vediamo perché. Apro la confezione e lo proviamo subito. Vediamo l'etichetta riportata sulla confezione e da questa possiamo vedere subito che in realtà il pendolo c'è, perché ci dice che ha un avanzamento rapido grazie al sistema della corsa a pendolo regolabile su 2 livelli. Poi un'impostazione senza corsa a pendolo, quindi si può anche eliminare per fare dei tagli di precisione. Ha 2 lame incluse nella confezione Swiss Made. E la selezione del numero di corse è regolata elettronicamente, un angolo di taglio regolabile su entrambi i lati in base alle nostre esigenze, che si può impostare da 0 fino a 45 gradi con diversi step. La manopola è ergonomica, quindi con un rivestimento gommato antiscivola, una luce a LED che ci illumina la zona da lavoro integrata sullo stesso corpo, una protezione trasparente della lama per evitare di tagliarci, quindi una sicurezza, il dispositivo antistrappo, ha un mandrino con un serraggio rapido, saw lock, quindi per una facile sostituzione per la lama, e ci vanno le comuni lame praticamente per seghetti alternativi con l'attacco ad una camma. L'attacco per l'aspiratore esterno è sulla parte posteriore, incluso l'adattatore per poterlo utilizzare. Il caricabatterie è rapido da 60 minuti con uno spegnimento automatico, e poi la batteria da 12 volt. Il funzionamento, come abbiamo detto poco fa, della corsa su 2 livelli, un numero di giri che va da 1500 a 2800 al minuto e un'altezza della corsa da 18 mm. Sul legno possiamo fare un taglio da 70 mm, mentre sull'alluminio da 3 mm. Taglio i sigilli e apro la confezione. Taglio la fascetta, apro quindi la valigetta e all'interno troviamo il caricabatterie rapido da un'ora, il seghetto alternativo, incluso già l'adattatore per l'aspirapolvere, delle lame all'interno della bustina con la brugola per regolare l'inclinazione, una battuta parallela ed il manuale di istruzioni da leggere come sempre e poi da conservare per consultarlo all'occorrenza. Tra l'altro all'interno del vano c'è già la predisposizione per un'eventuale seconda batteria da mettere qua alloggiata e poi trasportare con comodità. E vediamo questo prodotto da vicino prima di testarlo. Dalla parte esterna possiamo apprezzare la sua qualità costruttiva, mi sembra abbastanza robusto e pesante, il rivestimento in gomma è abbastanza morbido, sulla parte posteriore c'è la batteria, l'aspiratore della polvere, quindi l'adattatore per regolarlo all'aspirapolvere che arriva direttamente fino alla zona in cui ci sarà la lama per garantire la massima aspirazione di trucioli, insomma polvere eccetera. L'interruttore per attivarlo, la regolazione del pendolo, l'ingresso per la battuta parallela che va inserita qua e poi va stretta con la vite, la protezione per la lama sia in plastica che in metallo, lama che si inserisce ruotando questa parte e poi inserendo la lama al suo interno, vedremo anche questo da vicino. Batteria posta appunto sulla parte posteriore, si sfila premendo le 2 alette laterali, si inserisce premendola per bene. Accendiamolo per la prima volta, vediamo come si comporta. All'accensione, come possiamo vedere, si accendono le 3 LED che ci danno l'indicazione del livello di carica della batteria. Gradualmente rossa sarà scarica, gialla intermedia e verde carica al massimo. Si accenderà di rosso anche quando la batteria andrà in protezione per via del sovraccarico di sforzo. Questa è la regolazione del livello del pendolo, come possiamo vedere in questo caso, così la rotellina sarà ferma. Se lo metto su 1 si muoverà un po' di più.
su 2 il movimento sarà molto di più. Questo darà alla lama, oltre al movimento su e giù, anche un movimento avanti e indietro che accelererà il nostro taglio, lo renderà più fluido ma molto meno preciso. Qua c'è una rotella che si muove con dei click e a ogni click corrisponde un livello di velocità. Partiamo dal livello di velocità più basso. Perfetto, io lo trovo scomodo da raggiungere perché mentre stiamo tagliando spesso abbiamo necessità di regolare la forza, che è la velocità che deve avere il taglio. In questo caso invece, essendo dietro, ci viene un pochettino più scomodo. Ci adatteremo. Vediamo la compatibilità appunto di questo prodotto con altri prodotti della Parkside, quindi in questo caso il seghetto con la lama circolare ed la piccola smerigliatrice angolare, tutti e tre da 12 volt. Loro hanno la loro batteria inserita e funzionano perfettamente. Proviamo a scambiare la batteria di questi due. Ok, vediamo questo. Ok, perfetto, quindi le batterie sono intercambiabili fra loro. Proviamo subito dunque a fare un taglio semplicissimo su questo pezzo di legno da 1 centimetro. Vediamo come va. È impostato con il pendolo a 0. Facciamo la prima prova. Ok, la produzione di segatura c'è, il taglio è venuto, è abbastanza facile da effettuare. D'altra parte è un legnetto da solo 1 centimetro, quindi è semplice. Provo a collegare anche l'aspirapolvere, vediamo se si riduce la quantità di polvere. Provando a collegare l'aspirapolvere mi sono accorto però che l'aspirapolvere della Parkside all'interno dell'adattatore della Parkside scivola, quindi dovrò inserire per forza un pochettino di nastro adesivo. Su questo per esempio si adatta perfettamente, non si stacca, mentre su quello sì. Ok, così va molto meglio. Proviamo con l'aspirapolvere accesa quanta polvere riesce ad aspirare. È senza dubbio di meno, però immaginavo che fosse leggermente più efficiente. Comunque, proviamo adesso con questo pezzo da 19 mm. Ok, lo taglia tranquillamente, senza problemi. Proviamo anche col pendolo, se è più veloce davvero. Come possiamo vedere però la qualità di taglio è totalmente differente, mentre qua è liscia quella che ho realizzato con il seghetto senza pendolo. In questo caso col pendolo è bruttissimo da vedere. Allora adesso io ho eliminato la funzione di pendolo e proverò ad eseguire un taglio dritto seguendo questa linea.
Diciamo che poi ovviamente dipende tantissimo dalla mano di chi taglia, però sono riuscito, tranne in alcuni punti, ma per via anche della scomodità, diciamo che sono riuscito a ottenere un taglio abbastanza dritto. E adesso con la lama adatta proviamo a fare dei tagli curvi. Diciamo che è riuscito praticamente ad eseguire dei tagli con molta facilità. Bene, adesso ho impostato il piano per fare un taglio a 45 gradi. Ovviamente per utilizzare questo sistema bisogna rimuovere la protezione in plastica, perché sennò la lama non può passare. Rimossa la lama, la inserisco nuovamente. Proviamo a effettuare questo taglio. Testiamo subito la qualità del taglio a 45 gradi. (45.1). Ovviamente non è un prodotto professionale, non cominciamo a parlare di, di fare cornici eccetera eccetera. Questo è un prodotto per il fai da te. Diciamo che ci siamo approssimativamente, siamo attorno ai 45 gradi. Per me va bene. Questo è un legno di abete da 5. Sulla confezione c'è scritto che può tagliare fino a 7. Provo prima senza pendolo e poi con il pendolo. Mi sa che provo direttamente con il pendolo. Adesso proverò a metterlo un pochettino più sotto sforzo per vedere quando si attiva la protezione della batteria. Però mi ha appena rilasciato la lama e questo non va bene, assolutamente non va bene. Vediamo se è stata colpa mia, provo ad inserirla meglio. Ok. Ok, adesso è andato in protezione, però è esagerato davvero con la pressione, quindi il legno d'altra parte da 5 cm, quindi siamo quasi al limite di quello che dichiara la casa come capacità di taglio. Aggiungiamo 2 mm, vediamo
se riesce a completare magari una parte del taglio oppure se si blocca. Signori, purtroppo i 70 mm non riesce a tagliarli. Ovviamente taglierà anche la plastica. Proviamo adesso sul metallo. Questo è spesso solo 1 mm, quindi per lui dovrebbe venire molto facile. Ovviamente oscillerà sicuramente perché non è fissato bene, ma è l'unico modo che ho per fare questa inquadratura. Ok. Ha avuto un pochettino di difficoltà semplicemente per come era posizionato, non mi veniva semplice. Allora ragazzi, parliamo anche di sicurezza. Questo è un prodotto pericoloso, non ha il sistema di sicura che ci impedisce di avviarlo involontariamente, quindi se mentre noi stiamo lavorando sulla lama per un motivo qualunque con la batteria inserita siamo costretti a spostare l'utensile e involontariamente, inavvertitamente lo attiviamo, sicuramente ci salta un dito. Quindi qualunque cosa dobbiamo fare, rimuoviamo prima la batteria, dopodiché potremo avvicinarci alla lama. Questa è una cosa che va fatta su tutti gli utensili, ma mentre su utensili come questo, per attivarlo bisogna premere il tastino laterale, quindi dopo che si è premuto questo la lama inizierà a ruotare. Su questo di qua la lama comincerà ad azionarsi semplicemente spostando in avanti questo tasto. C'è un altro problema: mentre sull'altro al rilascio la lama si fermerà, su questo, se noi dovessimo avere un qualunque problema, una volta attivato, se noi togliamo lui continuerà a muoversi. Questo diventa un rischio ulteriore, che se dovesse caderci sulle gambe, sui piedi eccetera, o comunque sugli altri utensili, creerebbe un grave danno. Quindi va sempre rimossa. Una volta rimossa la batteria, per rimuovere la lama bisogna tenerla e rivolgerla sempre in una direzione che non sia la nostra o quella dei nostri vicini, perché se se sganciamo la lama senza tenerla e c'è il nostro amico, socio, collega che sta vicino a noi, una volta sganciata la lama lo colpirà, lui o noi, se lo rivolgiamo verso di noi. Spesso capita di non riuscire a fare qualcosa, per capire cosa stia succedendo si rivolge verso di noi la parte più pericolosa, quindi non riusciamo a sganciare la lama, lo rivolgiamo verso noi. Io al momento ho spostato il volto, quindi non corro alcun rischio. Una volta che riusciamo a sganciarla, la lama viene lanciata in aria col rischio di colpirci. Queste sono delle cose da non sottovalutare mai. Il caricabatterie è in dotazione del tipo rapido, si carica quindi la batteria in un'ora. Quando collegheremo il caricabatterie alla corrente elettrica si accenderà il LED verde, durante la fase di ricarica invece si accenderà il LED rosso, che tornerà verde quando la batteria raggiungerà il livello massimo di carica. Batterie che abbiamo visto sono compatibili perfettamente con parecchi utensili. Ok ragazzi, il piccolo funziona, abbiamo visto che riesce a fare praticamente tutto quello che fa un segreto alternativo classico, quindi taglia, divide in due. Questa è la funzione del segreto alternativo, è dividere in due le cose, non serve a fare le cornici o a costruirsi i mobili, per quello ci sono seghe da banco, c'è tanto altro che questo utensile non è preposto a fare. Però abbiamo visto che i tagli a 45 gradi circa riesce a farli,
c'è un piccolo scarto, ma è riuscito a farlo. Sono riuscito a fare delle forme curve, comunque è riuscito a farle praticamente quasi perfettamente, senza nulla da rimproverargli, è quello che sono riuscito a fare io. I tagli quasi perfettamente dritti è riuscito a farli pure, ovviamente ci sono delle piccole imperfezioni che con il seghetto alternativo è normale che ci siano, ma se avete la mano fermissima, se siete bravi, riuscirete a ottenere dei tagli ancora migliori di questi di qua. Quindi cosa dire, ha semplicemente 12 volt, non è un macchinario da officina, non è un macchinario da trovare nelle falegnamerie specializzate. Questo serve agli hobbisti per svolgere i tagli, i lavoretti che devono svolgere nel proprio laboratorio mentre giocano a costruirsi le cose. Per il fai da te, questo secondo me va bene, non si è surriscaldato tanto, la batteria è andata in protezione solamente quando io ho esagerato, forzando molto e quindi provocando apposta la protezione che si è attivata per evitare il surriscaldamento della stessa batteria. Questo secondo me è un pregio. Non ho provato volontariamente la battuta parallela, è uno strumento che io reputo quasi, scusatemi, reputo quasi inutile in un seghetto alternativo, perché dato che la lama è molto lunga, spesso si inclina, prende una direzione diversa da quella che è la parte laterale del piano d'appoggio, quindi la battuta parallela, che sia con una guida che creiamo noi, quindi una battuta parallela esterna, che sia la sua battuta parallela, spesso peggiora la situazione, perché se comincia a curvare non possiamo correggerlo. Il seghetto alternativo va utilizzato lentamente, osservando la lama sulla linea che abbiamo tracciato da tagliare e cercando di correggere man mano il taglio. Spesso mentre stiamo andando bene vediamo che la lama curva, dobbiamo correggere per ottenere un taglio quasi perfetto. Ripeto, non è un attrezzo che si utilizza per i tagli perfetti, c'è chi ci riesce e comunque fatto sta che lui a me piace e ve lo consiglio vivamente. Detto questo vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi invito a iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se il video vi è piaciuto, attivare le notifiche cliccando sulla campanella qua giù e ci vediamo per le prossime recensioni. Ciao da Riccardo!